Ho parlato tante volte degli shock culturali dei turisti quando arrivano in Italia, ma non ho mai parlato del contrario, cioè degli shock culturali che noi italiani proviamo quando andiamo all'estero. E oggi parliamo proprio di questo. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale pubblico video di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Questo è un po' un video di cultura perfetto per imparare nuovo vocabolario e migliorare le tue capacità di ascolto. Se ti piace l'Italia e l'italiano, allora non dimenticare di iscriverti al canale. Questo ci aiuta tantissimo a crescere ed è anche un ottimo modo per non perdere tutti i video futuri. Oggi parliamo degli shock culturali che noi italiani proviamo quando andiamo all'estero. E iniziamo dallo shock culturale, secondo me, più grande. E parliamo in particolare del bagno. Perché in Italia tutti i bagni hanno il bidet. Ma all'estero è difficile trovare il bidet. Quindi quando andiamo in un paese straniero, apriamo la porta del bagno e ci accorgiamo, o meglio, ci ricordiamo che non c'è il bidet, siamo sempre un po' tristi. Come si fa a vivere senza il bidet? È così comodo, è così veloce, ma soprattutto è così igienico. Molte persone mi chiedono: Stefano, ma come si usa il bidet? Una storia super divertente che mi hanno raccontato due miei studenti è che quando erano giovani erano andati in Francia e avevano visto per la prima volta il bidet. Loro pensavano che il bidet fosse un porta champagne, quindi un posto dove mettere l'acqua fredda e il ghiaccio e immergere lo champagne, le bottiglie di champagne per tenerlo fresco. E sono molte le persone che quando vedono il bidet non capiscono come si usa. In questo video non ti spiegherò come usare il bidet, ma sono sicuro che se cerchi qui su YouTube come usare il bidet troverai tante informazioni. Ogni volta che sono all'estero vado in bagno e poi devo farmi la doccia. Ma se non ho tempo di farmi una doccia e non mi piace usare le salviettine, mi fa schifo. Andiamo al secondo punto, perché se no mi arrabbio troppo. Passiamo adesso ad uno shock culturale del ristorante. Questo non è uno shock così grande, però è una grande differenza con l'Italia. In Italia noi siamo abituati ad avere un pasto molto strutturato. Infatti i nostri pasti sono divisi in antipasto, primo, secondo, contorno, secondo e contorno insieme, e dolce. Ora, chiaramente, non mangiamo a ogni pasto antipasto, primo, secondo e dolce, perché sarebbe troppo e non abbiamo neanche tutto il tempo di cucinare tutte queste cose. Però per noi, anche quando andiamo al ristorante, è immediato scegliere, per esempio, un antipasto e un primo, un antipasto e un secondo, o se vogliamo anche tutti e tre. Però c'è una chiara divisione tra queste portate, si chiamano portate, cioè la portata è il piatto che ti porta il cameriere. L'antipasto può essere un antipasto di pesce, un antipasto di terra, una selezione di formaggi, una selezione di salumi. Il primo piatto è un piatto a base di pasta o comunque carboidrati, quindi può essere per esempio anche del riso, pasta, riso, conditi con un sugo. Il secondo è carne o pesce con un contorno di insalata, verdure, però comunque è una proteina. E poi abbiamo il dolce. Per noi non esiste l'idea di piatto principale, piatto unico. Quindi avere un entrée, quindi un antipasto, poi il piatto principale e poi il dolce. È molto strano per noi. Quindi avere un unico piatto dove c'è la carne e poi c'è magari anche la pasta o il riso è molto strano. Per esempio per noi il riso non è mai un contorno. Quindi questo può essere un po' uno shock culturale perché
Noi siamo abituati a scegliere un primo e poi un secondo. Non esiste l'idea di piatto principale in Italia. E parlando sempre di ristorante, un'altra cosa è anche ordinare l'insalata come antipasto. Perché per noi l'insalata non è un antipasto, ma è solo un contorno. Quindi, per esempio, mangiamo, non so, un primo piatto, una pasta al sugo, e poi la carne con l'insalata. Non mangiamo insalata, poi pasta e poi la carne. Quindi l'insalata non è mai un antipasto. Ora passiamo al terzo shock culturale e mi dici un po' se ti ritrovi con quello che io dico, se anche nel tuo paese è così. Molti paesi che ho visitato mi sono reso conto che non sono particolarmente pet friendly. Non è molto facile girare con gli animali domestici. Questo perché in Italia, per esempio, i cani possono entrare ovunque. Possono entrare in un supermercato, al centro commerciale, al ristorante, in spiaggia. È un paese molto amichevole nei confronti degli animali. Però so che in altri paesi non è così. Per esempio, entrare con un cane in un ristorante è difficile, lo stesso vale per i negozi. Anche in spiaggia molto spesso i cani sono vietati. Quindi diciamo che se viaggi con un cane in Italia puoi stare abbastanza tranquillo, forse dovrai pagare un po' di più l'hotel per garantire una pulizia maggiore agli ospiti dopo, però generalmente non avrai problemi a entrare in diversi luoghi con il tuo animale. In altri paesi ho visto che non è lo stesso e ci sono diversi divieti. Quindi fammi sapere se ti ritrovi con quello che sto dicendo oppure se anche il tuo paese è molto aperto nei confronti degli animali. E sai qual è un altro grande shock culturale di noi italiani? Beh, andare all'estero e non saper parlare la lingua. Questo è uno shock culturale ovviamente che vale per tutti. Se andiamo in un paese straniero e non sappiamo dire niente in quella lingua, chiaramente possiamo fare un po' di fatica. Ma dato che tu stai studiando l'italiano, non dovresti avere problemi. Però io e il mio team vogliamo aiutarti. Infatti abbiamo creato per te un PDF fantastico con i 50 verbi più comuni in italiano. Se studi l'italiano da un po', questo PDF sarà fantastico per ripassare quello che hai studiato. Ed è anche un ottimo modo per essere sicuro che sai tutti i 50 verbi più comuni della lingua italiana. Se invece hai iniziato a studiare l'italiano da poco, questo PDF ti aiuterà tantissimo a imparare i 50 verbi più comuni in italiano. Anche perché ricorda che i verbi sono una delle parti più importanti della grammatica italiana, perché è proprio grazie ai verbi che tu puoi formare delle frasi di senso compiuto. Una frase senza verbo non può esistere. Grazie ai verbi puoi unire le parole e formare delle frasi che abbiano senso. E troverai anche degli esempi pratici con questi verbi, così che puoi capire facilmente il significato in contesto. Scarica ora questo PDF cliccando sul link nella descrizione qui sotto oppure sul primo commento. Inserisci il tuo nome, il tuo indirizzo email e ti invieremo il PDF. Ora parliamo di un altro argomento molto dibattuto: le mance. Forse non è solamente lo shock culturale di un italiano, ma di un europeo in generale. In Italia noi non diamo le mance, o comunque le mance non sono obbligatorie. Sono apprezzate, sì, ma non sono obbligatorie. E soprattutto sono molto più basse rispetto ad altri paesi dove magari, come gli Stati Uniti, che è una cultura che conosco molto bene, ci si aspetta un 20% minimo di mancia sul costo della cena. In Italia non c'è questa percentuale, la mancia è totalmente volontaria e spontanea. E se vuoi dare la mancia ti consiglio di darla in contanti. Però, ti ripeto, è volontaria in Italia. In altri paesi come gli Stati Uniti è obbligatoria. E infatti noi italiani, o anche europei forse in generale, abbiamo la cattiva nomea di essere terribili a dare le mance all'estero. Questo perché non siamo abituati. E ti racconto una cosa che mi è successa personalmente, che non mi è piaciuta,
però per farti capire quanto è grande questo shock culturale per noi. Io conosco molto bene la cultura americana, ho vissuto negli Stati Uniti per un anno e ho anche diversi amici negli Stati Uniti, quindi so che lasciare la mancia al tuo cameriere è una cosa fondamentale perché è praticamente il modo in cui questo cameriere guadagna e ora praticamente il 20% è il minimo. Se spendi 100 euro dovrai dare 20 dollari di mancia. Minimo. Poi, che non sono super d'accordo con la mancia al bar, la mancia al fast food, vabbè, ma quello è un altro discorso. Parliamo della mancia al ristorante, diciamo, l'esempio più classico. Quest'anno ho fatto un viaggio di gruppo organizzato negli Stati Uniti con altri italiani. È stata un'esperienza incredibile. Siamo stati nei parchi nazionali americani, bellissimo. Però mi ricordo che una delle prime sere il gruppo, che era formato da tutti italiani, si sono praticamente ribellati perché non volevano pagare la mancia e hanno detto: ma perché dobbiamo dare la mancia? Il prezzo che vedo è questo, perché devo lasciare il 20% in più? Io ovviamente ho spiegato: ragazzi, qui negli Stati Uniti è obbligatorio praticamente lasciare la mancia, se non lasciamo la mancia facciamo una brutta figura ed è anche l'unico modo in cui i camerieri guadagnano. Beh, non c'è stato niente da fare, loro non hanno voluto lasciare la mancia perché per loro era una cosa così strana. Poi non avevamo particolarmente apprezzato il servizio, questo è vero, però non dare la mancia. Cioè comunque un minimo andava data. Quindi abbiamo fatto dei conti separati, io ho lasciato il mio 20% di mancia perché non volevo sentirmi in colpa e perché capivo l'importanza culturale di questa cosa, loro non l'hanno lasciata. Chi ha la colpa è difficile, perché davvero per noi è uno shock enorme, è inconcepibile lasciare la mancia, soprattutto se il servizio non ci è piaciuto così tanto, dato che da noi la mancia è solo su base volontaria. Però capisco che le culture sono diverse e le culture vanno sempre rispettate. Se quindi io vado in un paese in cui la mancia è praticamente obbligatoria o comunque i camerieri se l'aspettano, io lascio la mancia personalmente. Però è uno shock molto grande per gli italiani. E ora parliamo di un altro shock culturale che però forse non è per tutti gli italiani, anzi, degli italiani che conosco direi che è uno shock per il 50%. La colazione salata. Beh, questo perché in Italia la colazione per eccellenza è dolce. Pane, burro e marmellata, un cornetto alla crema o al cioccolato, il latte con i biscotti, latte con i cereali. La colazione italiana mai prevede delle uova, della salsiccia, dei salumi, dei formaggi a colazione. Io personalmente adoro la colazione salata, è la mia preferita. A volte faccio quella dolce e a volte faccio quella salata. Però per molti italiani è un grande shock fare la colazione salata, anzi pensa che alcuni la trovano addirittura rivoltante, cioè proprio che ti rivolta lo stomaco, disgustosa, esagerato. Però questo è uno shock per il 50% degli italiani, secondo me. Non è un dato statistico ufficiale e attendibile, però secondo la mia esperienza ti direi il 50%. Ora, un altro grande shock è camminare con il caffè in mano. Beh, questo perché noi siamo abituati a una cultura molto veloce del caffè. Vai al bar, ti siedi al tavolino o al bancone, prendi il tuo espresso, lo bevi velocemente e basta, è finito. Lo stesso per il cappuccino, si beve velocemente e vai via. Non c'è la cultura di prendere la tua bevanda, calda o fredda, e berla mentre cammini o berla in macchina, per esempio. Questa cultura non esiste. Quindi in Italia non vedrai persone che camminano con il caffè in mano, anzi se le vedi forse sono turisti. Allo stesso modo non vedrai italiani all'estero andare in giro col caffè in mano. Poi chiaramente alcuni lo fanno, non è che non lo fanno, però io parlo dei grandi numeri, generalmente non è una cosa che noi italiani facciamo. E adesso parliamo di un altro punto molto importante, l'aria condizionata. Allora,
Prima di tutto, diciamolo, siamo nel 2025, non è più come forse anche 20 anni fa. L'aria condizionata è praticamente ovunque adesso, almeno in Italia. Cioè, nelle case, ai supermercati, nei centri commerciali, sui treni, anzi sui treni forse fa troppo freddo, in moltissime case. Però non è tanto la presenza dell'aria condizionata, ma il nostro rapporto con l'aria condizionata. Prima di tutto, a causa del cambiamento climatico, noi in Italia raggiungiamo delle temperature altissime che non è tanto il giorno particolare, ma temperature altissime che durano per tanti giorni, è quello il problema. Però noi non abbiamo la cultura di accendere l'aria condizionata e tenerla sempre accesa. Cioè, secondo me è più questo lo shock culturale di noi italiani quando andiamo all'estero o comunque fuori dall'Europa, il fatto proprio di vivere costantemente con l'aria condizionata. Per noi l'aria condizionata ha un tempo limitato. Fa molto caldo? Fantastico, l'accendiamo magari verso le 11 di mattina e la spegniamo alle 6. Poi apriamo le finestre e speriamo che con un po' di vento la casa si rinfreschi. Quindi secondo me è proprio questo il punto, non è tanto la presenza dell'aria condizionata, perché ormai davvero è ovunque, ma come l'aria condizionata viene usata. Quindi il fatto che poi andiamo all'estero e l'aria condizionata è sempre accesa in ogni momento, è quello forse lo shock culturale più grande. Però dimmi cosa ne pensi, soprattutto se sei europeo e quindi hai la mia stessa cultura sull'aria condizionata. E parlando di aria condizionata e di freddo, menzioniamo un'altra cosa importante, il ghiaccio. In Italia non abbiamo un rapporto così stretto e intimo con il ghiaccio. Certo, il ghiaccio va nei drink, nell'Aperol Spritz, nel Negroni, ma noi non usiamo il ghiaccio nell'acqua. Spesso non usiamo il ghiaccio nemmeno nelle bevande come, non so, la Coca-Cola. Eh sì, questa è una cosa particolare. Se tu chiedi una bottiglia d'acqua al ristorante, ti arriverà fresca, ma non ti porteranno il bicchiere col ghiaccio. Se vuoi del ghiaccio, devi chiederlo, perché per noi italiani non siamo abituati. Quindi il ghiaccio non è una cosa automatica come in altri paesi. Benissimo, allora che ne pensi? Ci sono alcuni shock culturali simili nel tuo paese quando vai all'estero? O forse al contrario quando vieni in Italia? Beh, parliamone qui sotto nei commenti, e lasciare un commento è anche un modo per allenare le tue capacità di scrittura in italiano. Quindi lascia un commento qui sotto e dimmi che cosa ne pensi. E non dimenticare anche di scaricare il PDF che abbiamo preparato per te con i 50 verbi più comuni in italiano. Ti piacerà tantissimo. E se questo video ti è piaciuto e vuoi supportare il nostro lavoro, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale, e non dimenticare anche di iscriverti e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!